Buongiorno a tutti, io sono Nelirfa e oggi mi trovo sul beta test di New World. Oggi andremo a vedere un pochettino più approfonditamente le abilità per quanto riguarda questa nuova arma che ricordo che è il guanto del vuoto. Come prima cosa vi annuncio una ottima notizia. Non saranno implementati ancora per il momento gli add-ons, ma Amazon ha dichiarato che non ci saranno ban se si vanno a utilizzare gli add-ons in generale. Quindi anche la nostra famosissima, ormai diventata un video abbastanza famoso per quanto mi riguarda il mio canale, della minimappa, quindi potete utilizzarlo tranquillamente perché non andrete incontro a un ban. E andare a mettere i miei punti, la stage primaria per quanto riguarda il guanto del vuoto e l'intelligenza, vedete che c'è anche scritto qua che c'è il guanto del vuoto, e poi mettere un po' punti anche in concentrazione. Questo perché? Vi ricordo che questa arma nuova è un'arma da supporto, quindi fa parecchio danno ma anche cura, e quindi un po' di concentrazione per quanto riguarda le cure. Bisogna mettere qualche punto. Dunque, allora io i punti costituzione perché probabilmente dalla mia armatura che mi hanno dato, che mi va ad aumentare parecchio la vita. Quindi andiamo a mettere un po' i punti, vedete quanti ne ho da dover distribuire, come vi dicevo, in intelligenza e qualche punto in concentrazione. Allora, vedete, vabbè, questi sono sempre mob di livello basso, questo perché bisognerà andare a piedi piano piano, ci arriverò nelle zone di livello 60, ma magari non facendo tanto danno si vedono anche meglio le skill. Alcune skill ve le avevo fatte vedere nel video precedente, adesso andiamo a vedere più nello specifico. Questa è la mia preferita, devo dire che è veramente bellissima come animazione. Come vedete fa danno, cioè parte una sfera che fa danno e poi ritorna una sfera che cura, ed è stupenda, a me piace tantissimo. Allora aspettiamo che si ricarica così la rifaccio vedere. Ecco, vedete, questa è viola che fa danno, verde che torna e cura. Un po' mi ricorda questa, chiamiamola classe, questa arma, insomma, il necromante, perché è una classe che si autocura. Praticamente partono le skill, vanno sui mob, fanno danno, però succhiano, tra virgolette, la vita, e quindi ce la danno a noi. È molto carino, mi sta abbastanza piacendo, devo dire la verità. È da vedere ancora a fondo, adesso lo guarderò con calma e vi farò vedere ancora altre cose. Allora, intanto per curiosità vediamo come funzionano questi attrezzi. Vedete quanto è molto veloce la raccolta con questi qui epici, giusto per curiosità. E ovviamente ogni raccolta, no, proprio no, ogni no, però mi dovrebbe dare un Azot. Andiamo a vedere un attimino, a verificare questa cosa. Dice, vedete i perks sono queste voci che avete all'interno del piccone o delle i vari tool blu. Dunque andiamo a vedere il piccone, che è un piccone epico, e vedete che queste voci blu sono praticamente i perks, cioè i bonus che ci danno andando a utilizzare questo oggetto. Allora, la fortuna dice: durante l'attività estrattiva ottieni il 7,9% di probabilità di trovare oggetti rari, quindi è abbastanza alta questa percentuale. Adesso non so qual è il massimo di possibilità che abbiamo, però il 7,9 non è male. Vedete che anche la resa dell'attività estrattiva dice produce un 17% di risorse in più, quindi è molto conveniente rispetto ad avere ovviamente uno oggetto, uno strumento blu o verde, perché vedete le percentuali sono molto più alte, e anche la probabilità di ottenere un azot ogni pietra è del 45%. Quindi avete visto che io con 2 pietre già ne ho ottenuto uno di azot. Adesso poi non so se ci saranno altre pietre. Vabbè, possiamo fare anche magari che è sta pecora, una prova su queste qui. Non so se anche questi tipi di pietre normali possono dare l'azot. Vedete quanto è molto più veloce il discorso della raccolta, cioè proprio la ah, ecco, lì vedo una pietra, quindi fa il caso nostro. Poi di notte si vedono sempre meno,
rispetto al giorno. Sì, è decisamente molto più veloce. Vedete che abbiamo ottenuto il cristallo di quarzo piccolo, quindi almeno io per ora non ne ho queste qui epiche sul server normale, ma ero incuriosita da vedere appunto quali erano le possibilità che ci davano andando a riuscire a craftare o comprare un strumento epico. Allora, cerchiamo di arrivare in una zona un po' più alta di livello, purtroppo me la devo fare tutta a piedi, così verifichiamo un pochettino anche meglio il danno che fa il guanto del vuoto su animali di livello un po' più alto. Dunque ragazzi, devo dire che è abbastanza rilassante girare qua in mappa, che praticamente non c'è anima viva, quindi si vedono tantissime risorse, cosa che sull'ufficiale, almeno per i primi tempi, era abbastanza raro trovare le pietre, il ferro e tutte le piante, insomma, quello che c'è da raccogliere. Allora, qui dovremmo essere arrivati finalmente in una zona un po' più alta. Chiaramente non sono ancora nelle zone di livello 60 perché me la devo fare a piedi. Dunque, allora andiamo a vedere. Volevo anche che venisse un po' il giorno, così magari si vedevano meglio le abilità, e vediamo se magari marciando arriva anche il sole. Dunque adesso andiamo a vedere un po' le skill, cosa fanno, e anche le passive. Dunque allora, prima di tutto questo dice che più 10% di danni quando gli attacchi pesanti a distanza vanno a segno sui bersagli distanti più di 8 metri. Poi questa qui è quella lì che è la mia preferita, che vi ho già spiegato. Praticamente è un misto tra fare danno e anche ricevere cure. Poi ottiene il 5% di mana per nemico colpito dalla sfera, perché naturalmente, come vi spiegavo, queste qui che vanno a curare vanno a consumare anche il mana. Sete ardente, più 5% di mana quando un attacco leggero a distanza, quindi vedete che è molto utile abbinare il guanto, a mio avviso, con il bastone della vita, così vi aumenta anche poi, perché molte volte quando si va a curare nei dungeon si va a consumare parecchio mana. Se andate a switchare questo tipo di arma avete altre ulteriori passive che vi vanno a aumentare il mana, quindi ottima combinazione. Qua i costi di mana sono ridotti, vedete, sono tutte voci passive che riguardano il mana. Poi ottiene il 5% di mana per nemico colpito dalla sfera, vedete, sembra la stessa cosa. I tempi di ricarica sono ridotti di un 10% al secondo mentre esegui essenza del raccolto. Dunque, qui dice, vabbè, questo dobbiamo andare a mettere la nostra abilità. Questa per esempio è un'abilità che ho visto che vanno a utilizzare parecchio. Vediamo cosa fa. Spara un proiettile che applica squarcio di essenze per 10 secondi. Curando, vedete ancora un misto tra danno e cura, curando chiunque colpisca il bersaglio in un 20% del danno inflitto. Non si applica ai danni nel tempo. Adesso andiamo a provare questa nuova skill. Le passive di queste, vedete che il ramo va in verticale, sono: i giocatori ricevono 15 di energia aggiuntiva quando colpiscono il bersaglio affetto, e infine mi sembra dalla immagine un'altra cura: quando squarcio di senza termine agli aliati del raggio di 4 metri dal bersaglio affetto vengono curate di un 80% dei tuoi danni da arma, proporzionale esclusivamente alla concentrazione. Vabbè, io direi che così a occhio la mia idea è che veramente il guanto del vuoto è un'ottima seconda arma per un healer. C'è poco da fare, vedete, ha tutte skill passive o che vanno a aumentare il mana o che addirittura aumentano le cure, eccetera. Se schivi con il mana massimo, curi te stesso di un 80% dei danni da arma, proporzionale esclusivamente alla concentrazione. Tempo di ricarica 20 secondi. È un po' lungo, però adesso andiamo a vedere questa qui, va. Quest'altro ramo invece credo che sia un ramo più che altro per fare danno, e vediamo: scateni un urlo infuso di vuoto che infligge un 100% dei danni da arma e va a vacillare e impartisce radicato ai nemici entro 5 metri di fronte a te. Impedisce ai nemici di muoversi per 2 secondi. Quindi ottimo, perché blocca anche, quindi questa più che altro mi sembra così a sensazione una skill anche per il PvP.
Poi qui credo che sarà per l'armatura. Ottieni fortificazione all'inizio aumentando l'assorbimento dei danni di un 20% per 5 secondi. Qua il consumo della salute di essenza del raccolto è ridotto del 50% quando il mana è al di sotto del 25%. Questa invece cosa fa? Evoca ai tuoi piedi uno squarcio circolare di energia del vuoto che infligge ai nemici un 30% dei danni da arma al secondo e conferisce potenziamento a te e agli alleati, aumentando i danni di un 20%. Vedete, questa è anche una skill buff, perché va a aumentare, potenziare se stessi e anche gli alleati. Quindi vabbè, è un tipico support alla fine. Dunque ragazzi, nonostante il mio cammino, i mob sono ancora di livello basso, ma anzi no, sono livelli 7. Andiamo bene, 3 ore che cammino e ancora sono livelli 7. Teoricamente dovrebbero essere un po' più alti in questa zona. Adesso andiamo a vedere se troviamo almeno un livello 20. Dunque ragazzi, finalmente siamo arrivati nella calata eterna, quindi mob di livello 17, non altissimi, però possiamo andare a fare le nostre prove. Allora, vediamo questa nuova che dovrebbe fare danno. Gli effetti un po' sono sempre gli stessi, come potete notare. Hanno sempre questi due colori viola e verde che non sono male. Ora provo l'abilità. Ah, è ancora in cooldown, allora proviamo la seconda abilità. Ok, questa qui che vi avevo fatto vedere anche l'altra volta. Naturalmente poi non andrò a perdere vita da farvi vedere la prima, però comunque devo dire che mi piace come arma, perché è sempre un'arma magica, questa qui, il guanto del vuoto, e mi sta entusiasmando anche per quanto riguarda, vedete però quanto mana che sono andata a consumare. Dovrei andare a attivare parecchio le passive per il refull del mana. Perché io avevo detto prima che quando uno va a curare cioè va a consumare parecchio mana, ma vedo che anche con questi skill se ne consuma abbastanza. Quindi bisogna un po' giocare a non utilizzare tantissimo le skill, ma questa qui di base magari. Però vedete, anche quella di base, vedete, aspettate, vediamo un po'. Va a consumare il mana. Adesso lo porto a livello 100, cioè a 100. Vediamo, con quella base, vedete, si consuma parecchio. Si vede proprio che scende. Quindi avere anche punti in concentrazione e avere poi le passive che vanno ad aumentare il mana o la rigenerazione del mana è ottimo per questa classe. Dunque allora vabbè ragazzi, per ora vi ho fatto vedere quello che potevo farvi vedere. Se poi magari in un futuro riuscirò a raggiungere zone di livello 60, perché bisogna farla tutta a piedi e ci vogliono ore, vi farò vedere qualcosa in più. Se avete delle domande, naturalmente comunque fatemele qui sotto nei commenti. Naturalmente ringrazio chi l'altra volta mi ha fatto notare il mio errore. Siete sempre molto abili ad aiutarmi, perché chiaramente non ci avevo minimamente pensato, non mi era passato di mente di andare a vedere i punti come erano stati distribuiti. Ragazzi, se ancora non l'avete fatto, naturalmente iscrivetevi al canale, perché arriveranno altri video, sperando che qui per quanto riguarda questo gioco New World le cose vadano a migliorare e quindi di conseguenza le persone tornino a giocarci. Ciao a tutti e alla prossima!